Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Paolo, per chi non mi conosce potete iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Dunque, oggi ascoltiamo una cover eseguita da Emma Koch, più o meno un anno fa, della famosissima canzone Alleluia. Bella canzone. Ammetto che sono un pochino preoccupato perché questa canzone è talmente famosa da aver già ricevuto decine, centinaia di cover da tantissimi artisti. Quindi riuscire a fare una cover di questa canzone così utilizzata già non è facile. In più è una canzone tutto sommato che ha un pattern musicale abbastanza ripetitivo, perché strofa e ritornello si ripetono diciamo continuamente uguali, no? Quindi non è facile, è una bella impresa fare una cover di questa canzone e che riesca bene, ovviamente. Dall'altro lato però penso che una canzone del genere con questo testo e questo tipo di melodia cantata da quella che secondo me è la voce più angelica che abbiamo nel panorama della musica, cioè quella di Emma, potrebbe essere veramente una bella cover. Quindi adesso l'ascolteremo tutta, non interromperò fino alla fine, poi la riascolteremo in alcuni pezzi per così fare un po' di commento, eccetera, perché poi alla fine voglio anche sentire la vostra opinione nei commenti, ovviamente. Quindi rilassiamoci, un bel respiro e partiamo. Secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor falls, the major lift, the barefoot king composing. Incredible. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. But she tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she got your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, Che potenza, cambio tonalità. Incredibile.
It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seeing the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Perfetto, è veramente una cosa incredibile, è emozionante. Allora, la sentiamo un pochino, così vediamo di fare anche un pochino di commento. Avete visto l'inizio? Intanto quando hai un'orchestra con tanti elementi, come in questo caso, per fare l'arrangiamento hai veramente molte possibilità di agire, perché hai tanti strati musicali su cui lavorare. Questo è sicuramente un ottimo arrangiamento e comincia subito in modo anomalo perché la musica dell'orchestra comincia a metà del ritornello. È un po' come la sensazione che ci offre, è un po' come quando noi entriamo in una stanza dove due persone stanno parlando e quindi ci troviamo a metà del loro dialogo e siamo molto attenti, molto intenti a cercare di capire cosa dicono, perché dobbiamo cercare di capire cosa si sono detti prima. E in questo caso ci danno lo stesso tipo di sensazione perché noi arriviamo a un punto in cui la canzone è a metà a livello musicale e quindi la nostra attenzione è molto elevata e lì parte a cantare ma se sentite la prima strofa, adesso la sentiamo, lei canta con questa sua voce molto leggera, precisa, assolutamente chiara, e la cosa che fa molto bene, che secondo me è molto bella da sentire, è che quando si alza la tonalità della strofa, lei proporzionalmente assottiglia ancora il suono. Questo crea un bellissimo effetto, adesso lo sentiamo. Eccolo qua. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, Sentite? the minor Che falls, assottiglia. the major lift, the bifurcate, composing. Hallelujah, 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 Quella parte un po' più spinta. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. Well, she tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she got your head, and from your lips she drew the hallelujah. Cambio tonalità.
Credo che sia un cambio di terza. Qui subentra anche il coro, bellissimo comunque anche come scenografia ovviamente. Andiamo avanti a sentire, molto bello. Troppo per dire una cosa che secondo me è fondamentale, perché Emma è straordinaria perché riesce a rappresentare gli estremi di tutto, in qualunque ambito, sia mentre canta, mentre si muove, la presenza sul palcoscenico è continuamente una mostra degli estremi che si incontrano, che per noi che la osserviamo è emotivamente incredibile. Anche il modo di cantare. Lei ha questa voce molto leggera, molto pulita, senza tanti scossoni, molto lineare, chiarissima, ma nel contempo il modo di interpretare le canzoni è assolutamente fuori dalle regole, è assolutamente ribelle. Lei non vuole saperne di stare alle regole, pur avendo un modo di cantare così regolare. Perché dico questo? Perché quando fa ritornello, ovviamente la mia opinione, quando fa i ritornelli, tutte le volte che io mi aspetto, che noi ci aspettiamo, che salga di tono, perché l'originale lo fa, lei scende. Viceversa, tutte le volte che ci aspettiamo che abbassi il tono, lei magari rimane in alto o addirittura sale, oppure cambia qualche nota della melodia che sta cantando, come se proprio non volesse saperne di ripetere, diciamo, l'originale così com'era, pur avendo un modo di cantare perfettamente chiaro, lineare, ordinato, e quindi questa cosa è in contrasto, bellissimo, ma anche dal punto di vista della sua presenza scenica. Se noi la guardiamo, in questo concerto di 2 anni fa, più o meno, mi pare avesse 15 anni, noi la guardiamo e si muove sul palcoscenico, il modo di atteggiarsi, il modo di cantare, non è solo quello di una donna grande, ma di una donna matura, con esperienza. Ma nel contempo alcuni atteggiamenti, alcune parti dei suoi elementi, eccetera, sono addirittura più di una ragazza più giovane dell'età che ha. Quindi anche in questo caso sta mettendo insieme, dal punto di vista visivo, 2 estremi che normalmente non vanno insieme. E secondo me anche per quanto riguarda l'abito hanno fatto lo stesso ragionamento, e se l'hanno fatto bene, perché voi la guardate, ad esempio qui, ha questo abito, ok? È un abito, è un verde molto scuro, è quasi nero, e noi sappiamo che l'abito nero sulla donna è l'abito della strega, quindi rappresenta la parte ribelle, la parte che non sta alle regole, la parte che è più viscerale, più fisica. Ma allo stesso tempo quest'abito ha la forma lineare, molto lineare, che potrebbe essere tipico delle principesse Disney. Quindi il massimo della regalità, il massimo della compostezza, del rimanere nelle regole. Quindi anche l'abito rappresenta 2 estremi, direi che è eccezionale, ma è eccezionale. Adesso andiamo avanti, il finale, sentiamo il finale dove, avete già sentito anche prima, sembra che ci siano tanti finali, perché più di una volta noi pensiamo che abbia terminato la canzone per come canta, e invece lei riprende, vediamo. Maybe there's a God above, but all I ever learned from love is how to shoot at somebody who drew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not some
Qui sembra già un finale, ma non è. Altra cosa impressionante, che lo vediamo anche da questo finale, no, intanto la scelta di, utilizzare il finale non con l'orchestra a pieno, intensità e anche la voce è potente, ma finale diciamo un po' come l'inizio, con la voce molto leggera, col pianoforte sotto, insomma una bella scelta. Da questa cosa, io vedo una cosa che vabbè, direte voi se siete d'accordo oppure no. Cantare delle note con la voce così leggera, quindi con così poco fiato, tenendole molto lunghe, tenendole, molto regolari, perfette, non è facile e anzi è una cosa che spaventa solitamente i cantanti, perché, basta una minima incertezza che si sente subito avendo essendo che stanno emettendo una potenza così bassa, no, basta poco per renderla instabile e soprattutto le cantanti giovani, come lei è adolescente, ha 15 anni, tendono istintivamente ad aver paura di questa cosa, perché non hanno ancora ovviamente una loro struttura interna, così sicura di sé, e quindi istintivamente piuttosto aggiungono magari dei vocalizzi anche difficilissimi a queste note lunghe che fanno paura, ehm, per cercare di evitare appunto di affrontare questa difficoltà. Lei sembra che non abbia alcuna paura e secondo me questa cosa, le deriva anche dalla sua situazione personale, perché comunque ha questa disabilità, molto grave che affronta da sempre, e che l'ha costretta ad affrontare, problemi, difficoltà veramente gravi, e continua ad affrontarle tuttora e secondo me ha sviluppato un coraggio che è fuori scala normalmente per la sua età e anche sul palco secondo me lo dimostra per questo motivo. Ovviamente, ditemi anche voi anche la vostra opinione, questa è la mia opinione. Vi ringrazio comunque di avermi consigliato questa esibizione perché è veramente, per me, è veramente eccezionale. Ditemi appunto cosa ne pensate anche voi e se volete consigliarmi altre canzoni sue o di altri artisti fatelo, per me è un piacere. Ovviamente iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per rimanere aggiornati, condividete se potete, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!